OZ Aero E. Questo è il nome dei nuovi e primi cerchi aftermarket sviluppati appositamente per le auto elettriche. Siamo stati i primi a provarli e ora vi racconteremo tutto quello che c'è dietro allo sviluppo di questo cerchio che di fatto è un concentrato di tecnologie. Prima di tutto parliamo del design, derivato da una delle serie più conosciute di OZ, cioè la Super Turismo. Sicuramente apprezzata da tanti appassionati, ma soprattutto adottata in moltissimi sport motoristici. Quello che oggi si è concretizzato in Aero E in realtà è l'esperienza maturata negli anni passati nella Formula E, categoria chiaramente relativamente nuova, che ci ha comunque permesso di effettuare moltissimi esperimenti e ottenere un sacco di informazioni, soprattutto per quanto riguarda la aerodinamicità, che è una caratteristica fondamentale per le auto in generale, ma è ancora più importante per le auto elettriche, in quanto incide non solo chiaramente sulle prestazioni dell'automobile, ma anche sulla durata della batteria. Infatti questo nuovo cerchio è stato sviluppato avvalendosi di test effettuati nella Galleria del Vento, qualcosa di abbastanza particolare per questa tipologia di prodotto. Ma che cosa ha di speciale Aero E? La prima caratteristica che salta all'occhio è chiaramente il design, come detto derivato dal disegno dei Super Turismo, ma letteralmente riempito con delle alette in un polimero speciale la cui principale funzione è chiaramente quella aerodinamica. Andando a creare una superficie più omogenea anche nella zona del cerchio è possibile instradare i flussi d'aria in maniera tale che ci sia un carico inferiore a livello delle ruote. Niente di differente da quello che fa ad esempio Tesla con, in questo caso, i copricerchi che portano lo stesso nome o quasi, cioè gli Aero. OZ ha comunque considerato un disegno che permettesse anche un'espulsione del calore prodotto dagli impianti frenanti, utilizzando a proprio vantaggio la necessità contenuta delle auto elettriche di utilizzare i freni classici quando si vuole ridurre la velocità. Queste alette hanno a loro volta due caratteristiche speciali, una nascosta e una invece sotto gli occhi di tutti. Partendo da quest'ultima avrete notato che la superficie dell'inserto e anche quella del coprimozzo è ricoperta in maniera omogenea da tanti piccoli crateri. Non è una scelta estetica, bensì è funzionale. Cercando di evitare di esprimere dei concetti errati per via della volontà di semplificazione che chiaramente stiamo adottando, ci limitiamo a dire che questa soluzione è stata ereditata direttamente dalle palline da golf, che hanno una superficie simile. Le palline da golf adottano questa soluzione con lo scopo di limitare l'influenza delle forze fisiche che agiscono sulla pallina stessa quando questa viene colpita e viaggia nell'aria. Durante il percorso, una superficie piatta o comunque differente da questa, è soggetta a forze che, in base alla rotazione, possono cambiare la traiettoria e frenare la corsa. Questo pattern particolare è in grado di creare una turbolenza che agisce come una sorta di barriera che riesce a limitare l'effetto di queste forze, permettendo quindi alla pallina di fendere meglio l'aria ed essere quindi più aerodinamica. Lo stesso identico concetto è stato applicato sugli Aero E, migliorando quindi la loro caratteristica fondamentale, non per ripetermi, cioè proprio l'aerodinamica. La seconda caratteristica di cui parlavo è nascosta ed è il sistema di aggancio di queste alette al cerchio stesso. Non possiamo dirvi moltissimo in questo contesto, anche perché OZ stessa non si è sbottonata molto, considerando che è un segreto di progettazione. Ovviamente chiunque potrà acquistare questo cerchio, smontarlo e vedere chiaramente come sono fatti, ma quello che stiamo dicendo è che è stato necessario uno sviluppo specifico tra inserti e forma del cerchio che gli permettessero di rimanere saldamente in posizione nonostante le molte sollecitazioni a cui chiaramente un cerchio è sottoposto durante l'uso. Questi cerchi hanno passato tutte le fasi di omologazione in diversi paesi e di conseguenza è stato necessario dimostrare l'affidabilità della soluzione OZ, dato che nessuno, credo, vorrebbe vedere circolare sulle nostre strade dei cerchi che perdono i pezzi mentre ruotano ad alta velocità. Insomma, non è qualcosa di banale, anche se non è una caratteristica che possiamo, come dire, toccare con mano. Dedicando qualche secondo al cerchio stesso e non alle modifiche e soluzioni ingegneristiche aggiunte, anche questo modello è prodotto con la tecnologia HLT, un acronimo che sta per High Light Technology, e
descrive un metodo di produzione dei cerchi in lega leggera che permette di ottenere risultati simili a quelli dei cerchi forgiati, con un occhio di riguardo ovviamente alla leggerezza e resistenza. In sostanza, il canale dei cerchi viene spalmato e allungato grazie a una speciale attrezzatura che fa sì che le fibre dell'alluminio si comprimano e allunghino diventando più forti. Poi vengono applicati altri passaggi produttivi per rendere le ruote leggeri ma chiaramente resistenti, compresa la cottura, possiamo definirla così, in forni speciali. Tutte tecnologie OKZ sviluppate e migliorate nel tempo durante, come accennavo a inizio video, i 50 anni di storia ed esperienza nel campo delle competizioni motoristiche. È ovviamente difficile in questo momento dare un giudizio reale sulle doti aerodinamiche e il modo in cui queste influiscono sull'autonomia reale, considerando la quantità estremamente elevata di fattori che dovremmo considerare. Stiamo comunque valutando possibili test, di cui nel caso chiaramente vi parleremo in futuro, qui su YouTube o direttamente nella nostra testata dedicata alle automobili Motor Labs, di cui trovate il link qui sotto in descrizione. Se avete un'auto elettrica e volete abbinarla a un paio di cerchi speciali, questi OZ ROE sono disponibili nella colorazione che avete visto fino ad ora nel video e in due dimensioni, da 19 e 20 pollici. Io vi ringrazio per averci seguito in questo video. Se cercate altre informazioni, sempre il link è qui sotto all'approfondimento sul nostro sito. Grazie per averci seguito, noi ci vediamo in un altro video. Ciao!